Si tratta di una presunta lupa mangiatrice di uomini attiva nel bosco di Cusago nel Ducato di Milano, che uccise e divorò diverse vittime nell'estate del 1792. Già nel 1728 circolavano dei manifesti che ritraevano una bestia mostruosa avvistata nei pressi di Novara e accusata di aver fatto strage di uomini e donne. Veniva descritta come un predatore con la testa di cinghiale e il corpo di un cane. Per dimensioni era paragonabile a un toro. Questa leggenda nacque negli stessi decenni in cui fu attiva la più celebre bestia del Chevandan, la bestia che terrorizzò le campagne della Francia fino a costringere la corona francese ad assoldare dei cacciatori. Nacque così l'archetipo dell'animale mangiauomini di natura sconosciuta. La prima vittima ufficiale si ebbe il 5 luglio del 1792 e fu un pastorello che perse una vacca nel bosco di Cusago. Il padre lo spedì a cercarla, ma il ragazzo non fece ritorno. Vennero rinvenuti dei calzoncini lordi di sangue, un cappello e gli avanzi del corpo. Qualche giorno dopo, a Libbiate, alcuni ragazzi vennero sorpresi dalla bestia e si rifugiarono sugli alberi, gridando a squarciagola. I contadini non si accorsero di niente e dopo un po' di tempo i ragazzi scesero dalla pianta. La creatura, che era rimasta in agguato, afferrò un fanciullo di 8 anni e lo trascinò nel bosco. Il villaggio avviò le ricerche e il piccolo venne trovato mezzo sbranato. La notizia delle aggressioni giunse a Milano e si scatenò un'isteria collettiva. Ognuno offriva una descrizione del mostro che si pensò che in realtà fosse una iena, portata in città come animale esotico e fuggita dalla gabbia. Le aggressioni non cessarono e sparirono diversi capi di bestiame. Alcuni uomini armati cercarono di abbattere la creatura avvistata in un campo nei pressi di Cesano, ma questa si dimostrò astuta e corse via a grandi balzi. Il 4 luglio un comunicato ufficiale della conferenza governativa avvertiva che una bestia infestava le campagne circostanti ed esortò la cittadinanza a una caccia generale, promettendo addirittura una ricompensa. L'iniziativa fu inutile e la bestia continuava a mietere vittime, preferendo i bambini. Pare che ammazzasse le prede partendo dalla gola, come se volesse berne il sangue. Infine fu abbattuta una lupa di grossa taglia e con parecchie cicatrici, che venne identificata dai superstiti. Non furono più segnalate aggressioni. Ancora oggi non vi sono certezze sulla natura della bestia. Poteva essere un animale esotico fuggito da qualche gabbia o l'opera congiunta di più predatori. Similmente a Tarantasio, ci sono altri draghi leggendari che amano vivere negli specchi d'acqua. Nei dintorni dell'Alta Valtellina, in particolare di Bormio, si parlava spesso della mandragola, non la pianta che urla, ma piuttosto di un drago che percorreva i fiumi e diventava visibile solo quando il sole colpiva le acque, creando dei riflessi. Si cibava dei bambini che osavano avventurarsi sulle rive dei torrenti. Quando si avvicinavano troppo, balzava in superficie e li trascinava sul fondale. Viene descritto come un mostro dalle alte creste violacee e le fauci spalancate. È probabile che venne inventato come rimprovero per tenere i bambini spericolati lontani dai corsi d'acqua più pericolosi.
Sempre in Valtellina si narra di una creatura abbastanza strana, un essere a metà tra uomo e mostro, che si cibava di bambini, terrorizzava i pastori e amava nascondersi nei boschi più fitti. Una versione più popolare della leggenda lo descrive come un semplice orco burlone che si divertiva a spaventare i viandanti presso la chiesetta di San Rocco di Teglio. Era molto alto, oltre i 2 metri, ma era anche sottile come una criniera di cavallo, quindi era praticamente impossibile vederlo. In tal modo poteva girarsi indisturbato. Aveva inoltre poteri da mutaforma e si manifestava alle vittime in svariate sembianze. Pare che la sua forma preferita fosse quella di un asino. Una sorta di chimera originaria della Val Sassina, provincia di Lecco. La caurascia è un animale a metà tra una capra e un volatile, che tende agguati nei boschi. Per attirare le vittime lancia un grido simile al richiamo di un pastore, alterandolo al belato di un capretto. Capita che il viandante, incuriosito dai suoni, si allontani dal sentiero per cercare l'ovino smarrito. A quel punto il mostro lo fa smarrire del tutto o gli si para davanti terrorizzandolo a tal punto da farlo diventare calvo. Si dice che sia una creatura notturna e, secondo alcune versioni, consegna i malcapitati ai demoni infernali. Si narra di strani avvenimenti nel comune di Albosaggia, in provincia di Sondrio. A mezzanotte piccoli folletti che abitavano i boschi circostanti si riunivano per ballare, cantare e giocarsi qualche scherzo. Dall'altra parte della foresta, in una caverna, maghi e streghe gettavano ogni genere di ingrediente in un pentolone, preparando una brodaglia fetida. In un villaggio vicino, precisamente in una casa isolata, viveva un vecchio brutto e taccagno che, oltre a numerose monete d'oro, possedeva un anello ornato di un bellissimo diamante, dotato di poteri magici. L'anello era in grado di rendere ricco il portatore e ridurre in schiavitù tutti coloro che incontrava. Il capo dei maghi era a conoscenza dei poteri dell'anello e organizzò un piano per derubarlo. Una tra le streghe più brutte si rese invisibile e rubò il gioiello al taccagno. I folletti, tra cui Piripicchio, avevano osservato la scena dalle cime degli alberi e decisero che avrebbero annullato la magia dell'anello soffiandoci sopra, in modo che nessuno potesse usarlo per compiere malvagità. Accadde in seguito che 2 giovani fidanzati, in viaggio verso casa, incontrarono la vecchia travestita da mite nonnina, che gli mostrò l'anello. In cambio dell'oggetto, la megera chiese i capelli biondi della ragazza e gli occhi azzurri del ragazzo. I due rifiutarono e la strega puntò l'anello verso di loro, tramutandoli in 2 alberi. Piripicchio apparve insieme agli altri folletti e danzò intorno alle 2 piante, riportando i giovani al loro aspetto normale. I maghi e le streghe allora capirono che, a ogni tentativo di sfruttare la magia dell'anello, i folletti ne avrebbero annullato l'effetto. La donna del gioco è un personaggio immaginario che ha popolato la fantasia di svariate generazioni di giovani bergamaschi. Viene dipinta
come una figura femminile, alta dai capelli arruffati e vestita con una lunga gonna nera. A volte veniva accompagnata da 40 cani bianchi o da 7 gatti che portavano al collo un piccolo sonaglio. Appariva al tramonto e girovagava per le vallate a una velocità impressionante. Lanciava grida stridule e giocava brutti scherzi a chiunque avesse la sfortuna di incontrarla. Pochi l'hanno vista e ancora meno sono i testimoni che hanno avuto il coraggio di rivolgerle la parola, poiché avrebbero ricevuto in testa un recipiente di acqua gelida. Pare che spaventasse soprattutto gli ubriachi usciti a tarda notte dalle osterie e che bagnasse da capo a piedi le lavandaie. Secondo un vecchio racconto, nel castello scaligero di Sirmione dimora lo spettro di Ebengardo, fantasma di un nobile morto circa 7 secoli fa. Di solito viene avvistato nelle notti di tempesta, mentre si dispera lungo le mura. La sua storia è piena di tragicità e romanticismo. A quanto pare, insieme a sua moglie Arice, prese dimora proprio nella rocca e visse felicemente, fino a quando un viandante a cavallo non chiese ospitalità durante una tormenta. Disse di essere Elaberto, marchese del Feltrino, e venne accolto dalla coppia con grande premura. Peccato che l'ospite, una volta posato lo sguardo sulla bella Arice, si innamorò perdutamente e non chiuse occhio per tutta la notte. Insonne e prossima alla follia, il marchese si diresse alle stanze di Arice, trovandola addormentata. Ansioso di farla sua, la destò e le piombò addosso, ma la donna oppose resistenza. Irritato, Elaberto estrasse un pugnale e la uccise. Svegliato dalle grida, Ebengardo si precipitò negli alloggi dell'amata, ma la trovò in un lago di sangue. Esplose una lite tra i due uomini, che terminò con la morte del crudele Elaberto. Ebengardo posò la lama e si rese conto che non avrebbe più potuto essere felice senza Arice. Nemmeno alla sua morte, tuttavia, si ricongiunse con l'amata, poiché, essendo colpevole di omicidio, gli fu negato l'accesso al paradiso. Ancora oggi, in veste spettrali, vaga nel luogo dove perì la sua consorte, destinato a rimanere in un limbo eterno. Savione dell'Adamello è un piccolo comune della Val Camonica, incastonato nelle montagne. Stando a una leggenda popolare, durante le notti invernali il paese è attraversato da una silenziosa processione di fantasmi. Tali ombre sarebbero ladri e criminali, condannati a restare sulla terra per aver rubato in vita. Tra gli abitanti locali c'è chi giura di averli visti davvero, avanzando composti in processione. Gli esseri spettrali si fanno luce grazie a delle fiammelle che ardono sulla punta delle loro dita. Tali figure sono associabili ai cosiddetti confinanti, ovvero anime in pena di persone che fino all'ultimo respiro non hanno avuto sentimenti religiosi.
Su diversi portoni della città di Chiavenna, in provincia di Sondrio, si può notare una serpe in ferro battuto. Tale figura ha un significato di protezione per gli abitanti del posto. Si racconta che in un tempo remoto il paese venne invaso da innumerevoli insetti, con grandi conseguenze per le coltivazioni. La gente di Chiavenna, ormai disperata, chiese aiuto a un mago che abitava nei paraggi, famoso per i suoi potenti sortilegi. Lo stregone chiese in modo enigmatico: «Avete visto una serpe bianca?» Gli ospiti risposero di no e il mago li invitò ad abbandonare la sua dimora. Gli abitanti pensarono che lo stregone non volesse aiutarli, ma lui si presentò a sorpresa in città e ordinò che fosse preparato un grande falò. Una volta acceso il fuoco, il mago estrasse un curioso strumento e iniziò a suonare. In risposta alla melodia magica, tra le fiamme si formò una grande serpe bianca che attirò a sé tutti gli insetti che infestavano i campi. I parassiti morirono bruciati, ma i contadini non ebbero il tempo di festeggiare perché il fuoco inghiottì anche il mago e la serpe, senza lasciarne traccia. Rimasero molti dubbi sul sortilegio e sulla natura di quello strano benefattore, ma da allora la gente di Chiavenna attribuisce al serpente bianco una forza protettiva. Il video è finito. Se lo avete trovato interessante lasciate un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale.